La prima regola del cinema è che non ci sono regole. Ognuno arriva all'individuazione del percorso attraverso i metodi che ritiene più consoni alla propria cultura, alla propria personalità, al suo modo di essere. Il mio primo film in assoluto è stato Il Decamerone di Pasolini con la cinematografia di Tonino Dellicolli. Devo dire insomma che è stato un esordio straordinario naturalmente. Mi ricordo che già da subito osservavo con grande attenzione in che modo costruiva l'architettura della luce. Ancora oggi, quando mi ritrovo a fare un'illuminazione a lume di candela, e in qualche misura mi rifaccio al modo in cui Tonino usava per ottenere questo effetto. Il primo film d'esordio è stato Il Grande Black di Giuseppe Piccioni, che è stato il primo film del cosiddetto nuovo cinema italiano. Una mattina incontro casualmente Peppe Piccioni, che aveva in mano una sceneggiatura e mi disse che gli mancavano 50 milioni, ne aveva 200. Questo film raccontava proprio le emozioni che io stesso ho provato da ragazzo. A un certo punto ho detto, ma cavolo, questo film bisogna farlo assolutamente. E l'indomani andai nella casa di produzione che si chiamava Vertigo e il cui capo era Domenico Procacci. E io mi misi lì dicendogli, ma no, non prendiamo il gruppo, lo giriamo con la Fuji, che allora era una pellicola ancora non perfetta. E insomma lui si mise lì a fare due conti e praticamente questi 50 milioni che mancavano in qualche modo furono coperti da questo modo di fare il film. Naturalmente dopo una settimana arrivò il gruppo Elettrogeno, arrivarono le luci perché insomma, però intanto il film era partito. Io sono convinto che tutti gli autori della fotografia collaborino strettamente col regista, a partire proprio anche dalla costruzione stessa di una scena, no? Con Ricky Tognazzi avevamo un modo di lavorare piuttosto particolare. Ogni inquadratura era una sorta di work in progress. Se potessimo vedere i chuck in fila, dal chuck numero 1 al chuck numero 10, in qualche modo si può vedere come l'inquadratura si è evoluta nel corso perché magari dopo il primo chuck battuto, magari io andavo da lui e gli dicevo, certo Ricky, se mettessimo un pezzetto di binario possiamo arrivare un po' più in là, inquadrare lì. E lui ci aggiungeva, ma certo, ma allora mettiamoci una curva in modo che possiamo arrivare magari al profilo. Ah certo, e se poi invece stringiamo un po'. E tutto questo avveniva passo dopo passo. Per cui alla fine l'inquadratura definita era veramente fatta nell'ultimo chuck. Quando ho fatto Ultra, a un certo punto ho visto che non ho mai illuminato gli occhi degli attori. Cioè non c'era mai la luce negli occhi. Perché secondo me era importante, proprio a livello di messaggio politico, determinare il fatto che questi ragazzi fossero in qualche modo, venisse fuori in qualche modo l'assoluta mancanza di speranza, come messaggio ai ragazzi che vedevano questo film di non identificarsi con questi pseudo-eroi. E quindi insomma ecco che attraverso, come dire, un'interpretazione fotografica puoi spostare minimamente, no, l'asse di un messaggio, insomma, che è insito un po' in qualsiasi film uno faccia, anche il film più banale. Insomma. Ho sempre letto la sceneggiatura dei film che ho fatto una sola volta. Quella visualizzazione interiore che ho avuto nella prima lettura è il lavoro che faccio sulla sceneggiatura. Anche perché mi piace avere sempre la porta aperta al cambiamento dell'ultimo momento, all'intuizione dell'ultimo momento. In tutto il corso della mia carriera, la cosa a cui sono stato più attento è stato quella di fuggire dai cliché, proprio per cercare di spiazzarmi e di spiazzare. Ho sempre cercato questo tipo di strada, piuttosto che la ricerca di uno stile che fosse mio, riconoscibile. Mi è capitato alcune volte di pensarla prima e poi invece arrivare sul set e scoprire che quel tipo di pensiero in realtà era sbagliato. Faccio un esempio. Per fare Americano Rosso, che era un film ambientato negli anni 30, ho fatto 3-4 giorni di provini usando una serie di filtri. Primo giorno di riprese, primo chuck, i filtri messi già in macchina, Alessandro Dalatri, che era il regista del film, da motore,
Io gli dico, ferma Alessandro un secondo solo, scusami, sono andato lì di corsa, ho sfilato i filtri perché avevo capito che stavo cadendo nel cliché, stavo cadendo nel già visto e ho capito che invece il lavoro che dovevo fare era proprio un lavoro da fare con la luce. Uno dei film che mi ha dato più soddisfazione è stato La Stazione, il film di Sergio Rubini. Tutto il film girato di notte, quasi tutto il film piove durante le scene. In questo ufficio dove si svolge gran parte del film c'erano una finestra di qua e una finestra di là. Per tutto il film ho resistito alla tentazione di far entrare la luce dalle finestre. Volevo che avvenisse il contrario, la luce dell'interno che illumina l'esterno. Questa cosa ha conferito poi al film una sua particolare asciuttezza, uno stile in cui mi riconosco pienamente. La tecnica è uno strumento che tu hai e che metti a disposizione della tua creatività. Sono convinto che una volta conosciuta la tecnica uno debba in qualche misura tenerla da parte, cioè magari tirarla fuori quando ti serve, altrimenti si diventa tecnicisti, si rischia di diventare troppo scolastici. Mi fa piacere ricordare un regista di un'altra generazione che è Tinto Brass, che oggi è conosciuto più per i suoi film erotici che per invece una cinematografia importantissima che lui ha avuto nel corso della sua carriera iniziale. Io ho fatto con lui Snack Bar Budapest, era il mio terzo film, facemmo i provini alle attrici e avevo il forte sospetto che il provino non fosse solo per le attrici ma soprattutto fosse per me. E poi alla fine dietro la macchina da presa metto la cosiddetta diffusa, la luce, no, di riempimento. Tinto col suo fare molto burbero mi chiese: ma che cosa ti serve quella luce che ci devi fare? Che è quella luce là dietro? Dico, beh, il tinto è così per ammorbidire. Allora ricordati, quando fai un effetto, fallo fino in fondo, non aver paura. E per me quella è stata un'illuminazione, no? Sul problema delle nuove tecnologie da sempre ho un atteggiamento di grande apertura. Improvvisamente ci siamo ritrovati ad avere un mezzo espressivo in più. Non mi va di fare il confronto su cosa è meglio e su cosa è peggio. È un dibattito che non mi interessa e che non mi appassiona. Sta a me, come artista, come tecnico, come professionista di questo mestiere, decidere se quel mezzo è più indicato dell'altro per realizzare un certo prodotto. Girato con la digitale. Il film si chiamava La fiamma sul ghiaccio. Abbiamo scelto di girarlo in digitale proprio perché volevamo che il film avesse una visualizzazione diversa. Faticosamente siamo riusciti a raggiungere un risultato di cui io sono non contento, contentissimo. Non è il mezzo, se non trovo la chiave giusta per illuminare quel film o 70 mm o Super 8, ma il problema è l'essere umano che c'è dietro ai mezzi. Si è in qualche modo autori ancora di più. Il tuo lavoro può essere giudicato immediatamente, tutti possono metterlo in discussione. Un autore deve avere anche la capacità dialettica di difendere una sua scelta. Mi interessa che quando vedo un qualcosa mi trasmetta delle emozioni, che mi piaccia, e poi dopo mi domando, ma sì, l'hanno fatto in 35, in Super 16, piuttosto che mini TV, piuttosto che in alta definizione. Quella è una domanda che mi pongo dopo e credo francamente che sia una domanda secondaria. Quello che conta veramente di tutto quello che facciamo è il contenuto. Mi auguro che il cinema trovi la capacità di riproporre al pubblico opere che lasciano il segno. Il cinema sta attraversando sicuramente una fase di stallo. Questo è successo in tutte le forme d'arte, no? Torniamo al discorso del cinema digitale, che sarà sicuramente la base su cui cresceranno i nuovi capolavori. E auguro ovviamente alla nostra associazione e a tutte le associazioni europee, internazionali, degli autori della fotografia di essere motore di questo cambiamento, di non aver paura delle novità. Noi dovremmo essere i primi a spingere verso questa direzione, perché il futuro del cinema sta oggi in questo, nella possibilità che si ha oggi con 10.000 euro di fare un film. Mi auguro che tra i tanti che faranno delle orrendezze con 10.000 euro, però ogni tanto nasca un fiore che possa in qualche modo indicare una strada.